Ok ragazzi, adesso vediamo in pratica come si possono confrontare 2, 3, 4, 5 fino a 64 cuffie in contemporanea, in tempo reale. Allora andate sul mio sito www.cuffie.eu, andate su Measurement List e qui avete la lista aggiornata delle cuffie provate. Ma quali prove? La versione 3.0, ovvero cuffie singole con review, misurazioni, recensioni, sound test, sound demo di ultima generazione. Quindi sono solo cuffie singole, quindi le mettiamo a paragone. Come si fa? Andiamo su questo sito, viewsync.net, lo apriamo in una nuova scheda, eccolo qua, viewsync.net. Qui cominciamo a mettere i video che scegliamo. Esempio, HG702, prendiamo l'indirizzo di YouTube, lo copiamo e lo incolliamo qui, incolla. E lui carica intanto l'HG702. Poi prendiamo, che ne so, Bayer Dynamic DT990 Pro, prendiamo l'indirizzo di YouTube, ok, copia e lo mettiamo qui e incolla. Poi prendiamo un'altra cuffia, che ne so, la Focal Clear MG, prendiamo l'indirizzo YouTube, copia e lo buttiamo qui. E ne abbiamo messe tre. Ora ne mettiamo un'altra. Che ne so, la Grado SR60X, prendiamo questo, l'indirizzo YouTube, copia e lo mettiamo qua. E ne abbiamo messe 4 a paragone. La cosa importante è azionare questo tasto video share audio, quindi questi due devono essere accesi. Dopodiché andiamo su questo tasto qui, View Sync, si crea questo indirizzo, lo copiamo e lo mettiamo qui, o anche su un'altra scheda uguale, incolla. Ecco fatto. A un certo punto vediamo che vengono caricati i 4 video. Qui dice click each video to start buffering, quindi per fare in modo che si bufferizza, si sincronizzano i video dobbiamo dare il play al primo, al secondo, al terzo e al quarto. Una volta che abbiamo dato il play al quarto, automaticamente si sono sincronizzati, infatti si vede qui la barra di scorrimento. Leviamo questi pop-up, diamo play, ecco qua. La cosa importante, vedete qui l'audio è attivo, quindi noi sentiamo l'audio solo della 702, questi sono chiusi. Ok, se io apro questo, automaticamente si chiude l'HG, la Focal e la Grado. Se io apro la Grado, automaticamente si chiudono l'HG, la Bayer Dynamic e la Focal. Quindi è molto semplice. Basta cliccare e si attiva l'audio di questo video qui. Adesso andiamo su rumore rosa, play, adesso andiamo stop intanto, e l'ho messo in pausa, e vedete le 4 risposte in frequenza delle 4 cuffie. Quindi potete già a livello visivo vedere le 4 risposte in frequenza. Io adesso do play e sentiamo la risposta in frequenza adesso solo da HG. Adesso io aprirò la Bayer Dynamic, quindi prima HG, Bayer Dynamic, HG, Bayer Dynamic, adesso è ritornato il suono originale. Adesso stiamo sulla Bayer Dynamic, lo confrontiamo con la Grado. Grado. Quindi noi possiamo tranquillamente vedere e sentire switchando un video che sono tutti video sincroni. Possiamo andare adesso andiamo avanti sull'impulso di Dirac. Play, andiamo avanti, eccolo qua, impulsi di Dirac. Adesso aspettiamo un attimo che vengano gli impulsi di Dirac delle cuffie, eccoli qua, stop, e le vediamo graficamente le differenze degli impulsi di Dirac, ma le sentiamo pure gli impulsi di Dirac. Adesso qual è l'impulso di Dirac aperto? Questo, della Bayer Dynamic, perché è aperto il volume. Ma se io voglio sentire l'impulso di Dirac della Grado, e questa è la Grado. Quindi noi praticamente possiamo switchare video per video, tanto sono sincroni i video. La cosa bella è anche sulla tabella finale delle votazioni, stop, così possiamo mettere a confronto i 4 video sui parametri di altre misurazioni come il comfort, la traspirabilità, la portabilità, la qualità di costruzione e materiali, la stabilità della cuffia, la distorsione armonica, la consistenza, cioè la criticità del posizionamento della cuffia sulla testa, l'immagine, il soundstage e ovviamente l'isolation, che è quanto ci isola dall'esterno la cuffia, se è una cuffia aperta o una cuffia chiusa. Quindi avete tutto sotto controllo fino a 64 video. Ovviamente il consiglio che vi do,
Su smartphone massimo 2 video, perché il display è troppo piccolo. Sul computer potete lavorare benissimo con 4 video, ma con monitor molto più grandi anche 6, però io consiglio 4, ok? Quindi voi potete decidere le cuffie, quali cuffie mettere a confronto, fare le battaglie custom sulle cuffie che scegliete. Più di così. Ciao ragazzi!